Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben, finalmente ho avuto la possibilità di provare PSVR 2 su PC con l'adattatore, ho potuto provarlo a lungo, credo a sufficienza per farmi un'idea, che è una via di mezzo con alcuni punti positivi e alcuni negativi. Conoscevo già PSVR 2 perché l'ho utilizzato molte volte su PlayStation 5 per fare recensioni e altri contenuti che ho anche portato sul canale, quindi ho potuto fare un risconto tra la qualità su console e quella su PC. Arrivate fino alla fine di questo viaggio e preparatevi a scoprire tutto quello che c'è da sapere su PSVR 2 e su come funziona su PC grazie all'adattatore, ufficialmente rilasciato da Sony l'8 agosto. Disattivate l'adblock e ricaricate la pagina, mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo. La prova. Ma com'è possibile che non avendo PS5 e PSVR 2 ho avuto modo di provarlo su PC con l'adattatore? Grazie a un mio carissimo collega che anche in passato, in cambio delle chiavi di gioco che mi sono state mandate finora, mi ha dato la possibilità di utilizzare PSVR 2 per recensire e giocare quei titoli di cui vi ho parlato finora sul canale. Il sistema sul quale è stato provato PSVR 2 è un PC che monta una 3080 e un Ryzen 7 con 32 GB di RAM a 3600 MHz. Partiamo però dall'adattatore. Cosa trovate nella confezione? L'adattatore, ovviamente, al quale bisogna collegare l'alimentazione, il cavo del visore va nella presa USB-C e poi c'è l'ingresso DisplayPort, ma attenzione, perché il cavo DisplayPort non è in dotazione, quindi dovete comprarlo separatamente. Questo significa che se non avete una scheda grafica con un'uscita DisplayPort, non potete utilizzare PSVR 2 su PC, anche con l'adattatore, a meno che non abbiate una scheda RTX della serie 20, per esempio una 2060 o una 2070 Super, e in questo caso non avrete neanche bisogno dell'adattatore, perché PSVR 2 può essere collegato direttamente alla presa USB-C della scheda grafica, che in realtà è una Virtual Link. Come si collega PSVR 2 al PC? Se avete una scheda grafica della serie 20, basta collegare il cavo del visore direttamente alla porta USB-C o Virtual Link della scheda, mentre se utilizzate l'adattatore dovete utilizzare il cavo DisplayPort per collegare il dispositivo al PC, l'alimentatore per collegarlo alla presa di corrente e all'uscita USB Type-C sul dispositivo va collegato il cavo del visore. Questo è sufficiente per farlo funzionare su PC? No. Da Steam dovete scaricare l'applicazione per avviare il collegamento tra PC e visore e, cosa fondamentale, il vostro PC deve disporre di dispositivo Bluetooth per riconoscere i controlli. Quindi, se non avete un PC con Bluetooth, dovete acquistare un dongle Bluetooth separatamente. Se avete installato l'applicazione, collegato il visore al PC tramite il dispositivo e configurato i controller tramite Bluetooth, siete pronti ad avviare PSVR 2 su PC per la prima volta. Avviando l'applicazione, la prima cosa che vi verrà chiesta è quella di seguire una rapida configurazione per creare l'area di gioco e per associare i controller. Dopodiché entrerete nell'ambiente virtuale di SteamVR, dal quale potrete fare partire qualsiasi gioco. La configurazione e l'installazione sono dei processi molto semplici, fra l'altro sono tutti guidati. Ma come si gioca su PC con PSVR 2 e come si vedono i giochi? Rispetto a PS5 c'è una perdita di qualità e vibrantezza dei colori a causa della mancanza dell'HDR. Gli schermi OLED, per loro natura, sono più soggetti a mostrare l'effetto zanzariera per via della disposizione dei pixel che lasciano maggiore spazio, quindi il reticolo che viene formato dai pixel è più largo. Questo effetto su PSVR 2 su console è ridotto dall'HDR, mentre su PC è più evidente, perché l'HDR su PC non può essere sfruttato perché è disabilitato di default, come tutte le altre funzioni del visore. Quindi non solo niente HDR, ma niente eye tracking, niente feedback aptici, niente grilletti adattivi. Per quelli che dicono che queste funzioni si potranno utilizzare quando saranno supportate dai giochi, bene, l'ho provato con un paio di giochi che supportano per esempio il tracciamento degli occhi e niente, non funziona, ragazzi. Non è nemmeno possibile effettuare la regolazione automatica dell'IPD proprio perché il tracciamento non funziona, e infatti ho dovuto utilizzare la rotellina sul visore per regolare la distanza fra le lenti. Ad ogni modo c'è un grandissimo vantaggio nell'utilizzo di PSVR 2 su PC proprio grazie al pannello OLED, perché questi schermi, sempre per loro natura, sono molto luminosi e mostrano dei colori molto più vibranti, cioè più accesi, più vivaci. Questo per qualcuno potrebbe essere perfino un
un difetto, perché ho sentito molti dire che i colori risultano poco naturali, perché troppo accesi, ma ovviamente questo è un gusto personale. A me piace molto la resa dei colori e la luminosità offerta dallo schermo di PSVR. Purtroppo i problemi che ci sono su PS5 restano, e anzi sono più evidenti su PC, e non parlo soltanto dell'effetto zanzariera ma anche dell'effetto mura. Il mura è una specie di patina granulosa che si nota soprattutto quando a schermo ci sono scene con colori uniformi e la si vede muovere insieme al movimento che si fa con la testa. Ho notato dei glitch grafici avvicinandomi e allontanandomi da alcuni oggetti in alcune scene, per esempio le linee di contorno, anche aumentando il rendering resolution a 1.2, non sono nitide e nette come su Quest 3. Infatti, facendo la prova sulla stessa scena, con le stesse impostazioni, su Quest 3, quegli stessi elementi che su PSVR 2 risultavano un po' imprecisi, erano invece perfetti su Quest 3, ma è anche normale che sia così, ragazzi, visto che Quest 3 non solo ha una risoluzione maggiore rispetto a PSVR 2, ma ha anche una concentrazione maggiore di pixel. E inoltre ricordate che anche le lenti fanno un'enorme differenza. E ovviamente stiamo parlando della perfezione delle lenti pancake di Quest 3 contro le lenti Fresnel di PSVR 2, che però, attenzione, sono di qualità superiore rispetto a quello di Quest 2. Quindi qualche difetto in meno, come per esempio God Rays meno evidenti, oppure bagliori eccessivamente luminosi, sono meno frequenti su PSVR 2. Non mi voglio dilungare troppo sulla qualità grafica e la resa visiva, perché so quello che volete sapere. Qual è il visore migliore per PCVR tra Quest 3 e PSVR 2? Semplicemente non c'è un vincitore, perché tutto è molto soggettivo. Tecnicamente parlando, quindi attenzione, non basandomi sui miei gusti, Quest 3 offre una pulizia dell'immagine generale più pulita, più definita, e inoltre la differenza del bitrate superiore, anche se lo si usa in Wi-Fi, ma ovviamente questo dipende anche dal router che utilizzate. In linea di massimo, comunque, Quest 3 offre una pulizia dell'immagine maggiore. PSVR 2 invece cambia totalmente l'aspetto del gioco, perché lo propone letteralmente sotto un'altra luce, cioè nel vero senso della parola, perché la maggiore luminosità, i colori più vibranti, più accesi, unito al bellissimo gioco di luci che fa il pannello OLED, tutto assume un aspetto un po' più realistico. Ovviamente se andiamo a giocare con quei giochi con grafica già realistica di suo. Se vi mettete a giocare a Super Hot, poco si nota la differenza. PSVR 2 ha un vantaggio-svantaggio per quanto riguarda il cavo e il suo essere un visore vuoto. Il cavo rappresenta un limite per la libertà di movimento, ma offre una stabilità del segnale sicuramente maggiore, mentre il fatto che non abbia un processore interno a rielaborare l'immagine in arrivo dal PC, pur non essendo un segnale DisplayPort nativo, il visore risulta più leggero sul sistema dal punto di vista di carico del lavoro sul PC. Quindi PSVR 2 è più adatto da utilizzare su PC di fascia media, laddove Quest 3 invece risulterebbe un po' più esigente. Su Quest 3 non c'è traccia di effetto zanzariera, ha un bitrate maggiore o comunque il segnale risulta più pulito anche se utilizzato tramite Wi-Fi, rispetto al cavo di PSVR 2 che, ripeto, non è un DisplayPort nativo, perché visori PCVR nativi hanno cavi con larghezza di banda fino a 80 gigabit per secondo, mentre quello di PSVR 2 si ferma a 10 gigabit per secondo. Quindi occhio, non è un DisplayPort, è un Virtual Link. Inoltre, Quest 3, avendo uno schermo LCD Crystal, non ha i neri e la brillantezza di colori di PSVR 2. Su PSVR 2 mi è capitato spesso di dover sistemare il visore sulla testa per ricentrare lo sweet spot, che sarebbe il punto al centro della lente dove tutto è messo al fuoco al massimo. Sweet spot che su PSVR 2 è molto piccolo, mentre su Quest 3 lo sweet spot è praticamente l'intera lente. Boh, ragazzi, credo di aver detto abbastanza su come si vedono i giochi su PSVR 2, anche facendo dei piccoli confronti con Quest 3. Direi che possiamo passare a parlare del tracciamento, dei controller, la comodità e qualche altro piccolo dettaglio. Tracciamento dei controller. Allora, mai avuto problemi di tracciamento con
con Quest 3 anche standalone e anche durante questo test. Mentre con PSVR 2 in quasi 2 ore di utilizzo mi è capitato 2 o 3 volte di perdere il tracciamento, ma non solo, di doverli addirittura riconfigurare. E questo è grave perché significa che ho dovuto interrompere più volte la sessione di gioco. Non è detto che sia un problema che riscontrate per forza tutti, può dipendere da vari fattori, l'illuminazione della stanza, il dispositivo Bluetooth che state utilizzando. Quindi sappiate che io confermo i problemi di tracciamento che hanno riscontrato anche altri, però non è detto che si verifichino per forza. Non c'è paragone invece per quanto riguarda la comodità dei controller, cioè Quest 3 vince sotto ogni aspetto. I controller di PSVR 2 sono ingombranti, questo è un dato di fatto, e capita di urtarli tra loro in quelle fasi dove è richiesta qualche azione per le quali devono essere avvicinate le mani, per esempio nelle fasi di ricarica delle armi. Per PSVR 2 ho dovuto mappare i controlli tramite Steam in buona parte dei giochi che ho provato perché non venivano riconosciuti in automatico, quindi ho dovuto perdere diversi minuti, anche perché non è una cosa semplice e intuitiva per mappare i tasti. Comfort, nonostante PSVR 2 abbia un cinturino di tipo halo, generalmente molto più comodi e che riducono il peso del visore, trovo Quest 3 molto più comodo a patto che abbiate un cinturino diverso da quello che viene dato in dotazione. Gli Elite con batteria, per esempio, offrono un grande comfort su Quest 3. Poi, se avete un cinturino di tipo halo, non c'è assolutamente paragone con PSVR 2. PSVR 2 mi capita spesso di doverlo risollevare per regolarlo, ricentrarlo, soprattutto per quanto riguarda il discorso sweet spot, che essendo piccolo, appena il visore si sposta ve ne accorgete subito perché gradualmente cominciate a vedere tutto un po' sempre più sfocato e quindi dovete stare lì a rialzarlo. Quest 3 ha molte più opzioni per migliorare il comfort. Ci sono cinturini di diversi tipi, diversi modelli, ci sono mascherine che possono aumentare il FOV, mascherine traspiranti, insomma avete più opzioni su Quest 3. PSVR 2 lo sentivo spesso poggiarsi sul naso e me ne accorgo perché addirittura a volte mi andava a chiudere un po' le narici e quindi anche per questo dovevo risollevarlo continuamente. Sistema audio vince sicuramente quello di PSVR 2, più forte, maggiori bassi, va meno in distorsione ai livelli massimi, quindi in generale l'audio di PSVR 2 è più pulito e più forte. Libertà di movimento, manco a dirlo, ovviamente vince Quest 3 perché è possibile utilizzarlo anche senza fili tramite wifi. Nonostante ciò offre una pulizia visiva maggiore rispetto a PSVR 2 anche se questo è collegato via cavo, quindi pulizia dell'immagine e risoluzione vince Quest 3, mentre brillantezza e vivacità dei colori, nonché livello dei neri e fedeltà dei chiaroscuri, vince sicuramente PSVR 2 grazie al pannello OLED, che però soffre sempre dell'effetto mura e dell'effetto zanzariere. Considerazioni personali: è stato molto bello rigiocare alcuni dei migliori giochi sotto una luce completamente nuova, con colori, ombre, luci più realistiche, anche se le lenti Fresnel, lo sweet spot molto piccolo, lo screen door e il mura erano sempre lì. Dovevo continuamente fare a botte mentalmente con queste cose per godermi l'esperienza. Semplicemente non avrei dovuto pensarci. A volte mi spiace quasi essere così sensibile a questi difetti. Vorrei essere come quelli che dicono "ma io non vedo niente". Beati voi, beata ignoranza. In poche parole, i veri vantaggi di PSVR 2 consistono semplicemente nel suo schermo OLED, nella profondità dei neri e nella resa dei colori. Per il resto, Quest 3 è sicuramente un visore migliore da utilizzare come PCVR, pulizia, chiarezza dell'immagine, comodità, tracciamento dei controller impeccabile, lenti bestiali e soprattutto libertà di movimento. Chi dovrebbe comprare PSVR 2 da utilizzare sul PC? Ragazzi, chi possiede già la console PlayStation 5 e quindi lo andrebbe a sfruttare su entrambi i sistemi. A parere mio, comprare PSVR 2 da usare sul PC senza avere la console è una grandissima snorta. Significa prendere 600 euro e buttarli nel cesso, quando con questa cifra potete andarvi a prendere un Quest 3 che è sicuramente migliore da utilizzare su PC, oppure a breve un Pimax Crystal Light che sarà addirittura migliore rispetto a Quest 3 come visore PCVR.
PSVR. Bene, questo è tutto. Fatemi sapere se voi state utilizzando PSVR 2 su PC tramite l'adattatore e ditemi se siete d'accordo con la mia prova. Molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti. Ragazzi, a voi non costa nulla, per il canale è molto importante. Quindi iscrivetevi, attivate le notifiche e continuate a seguire. Grazie per essere giunti fino alla fine del viaggio e aver visto il video per intero. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e se volete supportare il canale potete farlo utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video per lasciare qualche doblone nel forziere della baia. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per un'altra avventura. Un saluto Marmaglia. Ho ho!